Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Leone e le tendenze karmiche evolutive per il prossimo trimestre e abbiamo la carta degli amanti e potrebbe trattarsi di amor proprio. Tenete presente che è una lettura di tipo evolutivo, una lettura di tipo karmico, quindi diciamo così è da vedere un po' a largo raggio, a largo spettro. È uscito un 4 di pentacoli, ora lo rimetto dentro, ma così era giusto per. Bene ragazzi, andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo come sempre che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono due, uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. Però comunque aprite sempre la tendina, io lì metto tutte le novità, i link che potrebbero interessarvi, insomma, poi eventualmente per qualsiasi informazione mi contattate via mail. Bene, andiamo a vedere che energie ci sono disponibili. Giudizio, cavaliere di spade, il re di bastoni, la morte, la sacerdotessa, ruota della fortuna, e 4 di bastoni. Dunque, partiamo da questo giudizio. È come se qui ci fosse stato, fosse working in progress, un certo tipo di presa di consapevolezza, di comprensione. Per qualcuno si tratta proprio di una fase di risveglio spirituale, per qualcun altro potrebbero anche essere questioni del passato che ritornano a galla, vi dico. Però in un tema un po' più, diciamo, astratto, a livello appunto di comprensione, di anche solo osservazione, cioè magari siete in una fase dove vi capita di osservare dinamiche di comportamento che prima non riuscivate ad osservare. Potrebbero essere le dinamiche vostre o anche le dinamiche degli altri. Andiamo a vedere il giudizio. Otto di bastoni. E diavolo. Voglio un'altra carta per il diavolo. Gli equilibri, ragazzi. L'equilibrio tra l'amore verso voi stessi e l'amore verso gli altri. C'è qualche dinamica probabilmente a livello relazionale, per qualcuno con il 2 di coppe sì che potrebbe essere la relazione di coppia, per qualcun altro potrebbero essere delle relazioni commerciali o le relazioni in generale. Qui ho come la sensazione che con questo diavolo ci sia un qualche tipo di
Qui avete anche la morte, la ruota della fortuna, o abitudine o comportamento che appunto riuscirete ad osservare o state già osservando inerente al come voi o create le relazioni o inerente al come è già un certo tipo di relazione. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Un altro cavaliere di spade. Sento che la parola d'ordine per il prossimo trimestre è determinazione per diventare questo re di bastoni. Ok, quindi vi dico, avete tre cavalli qua e io ho come la sensazione che ci sarà parecchio movimento in avanti, magari non tanto a livello fisico, ma a livello ideologico tantissimo. Qui è come, ripeto, se osservaste qualche cosa e ad un certo punto ehm, ci fosse come una sorta di azione per. Molto avrà a che vedere con la vostra forza di volontà. Vi faccio un esempio. Volete raggiungere un obiettivo, però ci sono mille impedimenti. Eh no, però questo non si può fare perché è così, quell'altro non si può fare perché è colà. La differenza tra un vincitore e uno che non vince la fa la determinazione, cioè se tutti pensassero che le cose sono impossibili, nessuno farebbe le cose. Il punto è che tipo di risultato volete ottenere? X. Allora io faccio di tutto per ottenere il risultato X. Diversamente, se mi trovo mille scuse è perché non sono abbastanza forte, determinato, non ho abbastanza volontà, non ho abbastanza energia magari o determinazione mentale per riuscire a raggiungere quell'obiettivo, ok? Non so, dovete andare da qualche parte, vi si rompe la macchina, boh, basta, c'è qualcuno che deciderebbe di rimanere a casa, qualcun altro che invece non si abbatte e vede magari se riesce a, non lo so, aggiustare la macchina da solo, piuttosto che chiedere al vicino se gli presta la macchina, piuttosto che telefonare e affittare una macchina, piuttosto che spostarsi in pullman o in treno. Cioè, quando uno vuole ottenere qualche cosa, il modo lo trova. Andiamo a vedere il re di bastoni. Tre di coppe e sette di pentacoli. Datemi una carta per il 7. Qui sento che ha a che vedere. Allora, sì, per qualcuno potrebbe essere una questione di relazione a due, per qualcun altro di un gruppo. Allora, il 7 di pentacoli è spiegato da un 7 di bastoni, da un 9 di bastoni, tanta parete difensiva, tanta struttura difensiva. Andiamo a vedere la morte. Ho come l'idea che qui non vogliate lasciare una zona di comfort. C'è come una nuova fase di osservazione probabilmente che dovete affrontare. Il fatto che ci sia la morte è come una necessità di lasciarsi indietro vecchi schemi di comportamento, ma avendo sia la ruota della fortuna che il mondo al contrario, io sento che è come se qualcuno non lo volesse fare, o non fosse pronto a farlo, o non sapesse da dove cominciare a fare questo taglio. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Allora abbiamo un fante di bastoni e un 7 di coppe.
Allora, questo diavolo mi può parlare di schiavitù in qualche collaborazione, in qualche contratto o in qualche relazione, la necessità di rompere con certi schemi di comportamento, magari con certe barriere difensive, ok? Come abbiamo visto qui. Però d'altro canto, sento che non vedete chiaro ancora. Nonostante abbiate il giudizio e certe cose inizino a venire a galla, certi vincoli, certe cose, proprio notizie, perché qui abbiamo un 8 di bastoni, quindi arriveranno certe comunicazioni in questo trimestre che vi daranno l'opportunità di vedere le cose da un altro punto di vista, però comunque sento che non avrete ancora del tutto le idee chiare su che tipo di possibilità ci sono per mettere in equilibrio la relazione piuttosto che per risolvere il problema. Andiamo a vedere la ruota. Regina di coppe e temperanza. Qualcosa mi dice che dovrete attingere al cuore. Io andrei a vedere il 4 di bastoni. Re di coppe. E cavaliere di bastoni. Voglio un'altra carta per il cavaliere. Asso di coppe. Ragazzi, io qui ho la sensazione che non vi fidiate di qualcuno e che vogliate controllarlo o controllarla. Però questo impedisce come una sorta di movimento in avanti. Può essere che questo diavolo sia il vostro ipercontrollo, visto che anche qui comunque abbiamo un fante di spade, magari per qualcuno potrebbe risuonare anche così. Il fatto quando uno ci tiene che le cose siano fatte in un certo modo, tende a controllare o ipercontrollare gli altri, no? Ovviamente non lo facciamo in modo cosciente, però perché tutti manipoliamo, sia che lo siamo, sia che siamo coscienti, sia che non lo siamo, tutti in qualche modo siamo manipolatori, anche noi di noi stessi, perché è sempre l'ego che ci frega, qui infatti c'è il diavolo anche. Dunque, ragazzi, qui sento che il trimestre, diciamo, si sviluppa più che tutto sul avere nuove informazioni e da lì cercare di capire come abbattere certe barriere e come, mi viene da dire muovervi, perché qui comunque abbiamo il mondo al contrario, come un compimento, una conclusione di un ciclo che non arriva, un trasferimento che non arriva, uno spostamento, un qualche risultato. E inizierete a guardare un pochettino di più per voi stessi. Sento che la situazione grosso modo non cambierà, ma il modo di pensare, di percepire la situazione cambierà molto. Cosa succede? Io credo che le nuove notizie faranno sì, diciamo che faranno nascere dei dubbi nella vostra testa. E comunque vi devo dire una cosa. Siccome sembra, queste due carte sono due carte di forte equilibrio. E qui sembra che con il diavolo sia un equilibrio un po' forzato, no? Se così fosse, se state cercando di mantenere un certo equilibrio nella vostra situazione o in in questa relazione, vi dirò che le carte vi danno come un consiglio di non cercate tanto quello che è la stabilità in questa situazione o in questa relazione, ma più che tutto, come vi posso dire, andate avanti per la vostra strada. Qui avete un fante di bastoni e un cavaliere di bastoni. Qualche cosa mi dice che
dovete andare avanti per voi stessi. La carta degli amanti è la carta della scelta. Si sceglie tra il vecchio e il nuovo. Qui se fosse una collaborazione, per esempio, potrebbe essere una collaborazione che vi fa sentire legati o che magari state cercando di mantenere intatta, di mantenere in equilibrio, però a costo di sacrifici, a costo di sentirvi appunto manipolati piuttosto che, come vi posso dire, stretti. Ci vuole tanta determinazione per uscire da questo movimento energetico. Però guardate, avete la carta della forza. La carta della forza io la adoro perché è una fanciulla che con la sua dolcezza e perseveranza e costanza e moderazione riesce ad aprire le fauci ad un leone, a una belva feroce. È un po' come se mi ricorda un pochettino la goccia che buca il sasso, la goccia d'acqua che buca il sasso, no? Con moderazione, ma determinati, un passo alla volta. Io credo che qua ci siano da abbattere certe barriere difensive, certi schemi di certe reazioni di comportamento. Per qualcuno si tratta di lasciare la zona di comfort. E vi dico, per concludere, secondo me il prossimo trimestre sarà un buon periodo per capire come prendere da altri punti di vista questa situazione o questa relazione per far sì che voi comunque riusciate ad andare avanti nella vostra vita. È come un, ah ok, le relazioni si gestiscono, posso gestire questa relazione anche in questo modo. Con questa persona funziona così, con quest'altra persona mi posso permettere fino qui. Cioè un po' come, perché? Perché all'inizio avete questo giudizio, c'è la possibilità di osservare da un punto di vista più ampio questa relazione o questa situazione e quindi si osserva quello che prima non si osservava più. Vi dico, non è tanto il cambio nel modo di fare, ma è il cambio nel modo di percepire che avrete in questo periodo, che farà sì che molti di voi si staccheranno da certe dinamiche. Cioè, se una cosa prima vi dava fastidissimo, arriverete ad un certo punto dove inizierete a vedere, ma perché quella persona fa così? Non lo fa per me, fa quella roba lì perché si sente disagio quando deve affrontare quel tema. Quindi lui sta, o lei sta esprimendo un suo disagio, non è che si mi urla perché si arrabbia con me. In realtà è roba sua, no? È come se adesso riusciste a vederle, di conseguenza non ve la prendete più. Di conseguenza non sono più tanto importanti magari le discussioni che c'erano prima, dopo non lo saranno più con questa persona e qui l'evoluzione è trovare la stabilità, l'armonia nell'instabilità. Perché la carta degli amanti è una carta che mi parla di armonia, ma considerato che avete tutte queste tre carte a rovescio, a fine lettura, devo dire che potrebbe essere un periodo un po' con alti e bassi, soprattutto emotivi. Riuscirete a metterli, ad appianarli proprio per questo cambio di visione. Fatemi sapere poi nei commenti, ragazzi, se vi risuona. Sarebbe interessante che riuscisse ad ascoltarla magari tra un mesetto e mezzo. Allora, andiamo a vedere un koan per darvi qualche spunto di riflessione in più. Immerso nell'acqua, allunghi le mani per bere. È come se vi dicesse che non vi rendete conto dell'abbondanza dentro la quale già siete. Voi cercate una cosa fuori, invece non vi rendete conto che ci siete già dentro. Una cosa di questo genere. Bene, un ultimo oracolo per l'amor proprio. Sono come dei mantra questi da ripetere per stimolare, sviluppare, ingrandire l'amor proprio. Carta numero 26, mindfulness. Ok. Oggi faccio tutto con consapevolezza, presenza
e intuizione. Bene, amici del leone, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro e se volete invece andare a vostro ritmo vi invito ad abbonarvi al canale. Nella sezione del canale tratto temi di metafisica, di esoterismo, è un po' un miscuglio, metto tutto insieme quello che ho imparato in tanti anni di studi, l'ho come rimescolato e riordinato, insomma, per aiutarvi nel vostro percorso di crescita, per facilitarvi, per accelerare, per farvi sapere anche cose che magari normalmente non vi viene da andare a cercare. Ecco, comunque i titoli dei video sono visibili, potete entrare nelle playlist Lilla e dare un'occhiata. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!